Bentornate ragazze sul mio canale. Questo è l'arte del fatto a mano, è un canale di tutorial uncinetto gratuiti per tutte le taglie. Io sono Rita e sono felice anche oggi di presentarvi un tutorial un po' particolare. Abbiamo già fatto la stola che va a completare questo twin set formato appunto da una stola molto elegante e il suo top, che è un top fatto con una lana, quindi è un top invernale per le occasioni importanti che possono essere Natale, l'ultimo dell'anno, oppure delle cerimonie, delle occasioni speciali. Innanzitutto vi chiedo che se vi piace il canale, se volete, siete d'accordo, potete iscrivervi e cliccare la campanella su tutti, vi arriveranno le notifiche tutte le volte che io pubblico un lavoro nuovo e in questo modo, se vi è piaciuto il canale e i miei lavori, mi aiuterete a continuare in questo settore. Allora, per la realizzazione di questo dolcissimo top ho usato una tecnica top down un po' particolare, perché vedete che è un top down lavorato con degli inserti traforati, quindi noi andremo ad iniziare dalla scollatura e ad un certo punto il traforo si interrompe lasciando il posto solamente a maglie alte. Quindi in base al filato che utilizzerete e in base a quanti giri di top down andrete a realizzare, potrete capire qual è la vostra taglia. Io sto utilizzando per questo progetto un filato che è già utilizzato per le due stole oro antico e argento contemporaneo, è il Night Star della Ice Yarn. La sua particolarità è che nonostante la metratura molto lunga, perché sono 50 grammi di gomitolo, abbiamo 200 metri di filato, sia un filato che è lavorabile con un uncinetto abbastanza grosso, quindi un 4, 4 e mezzo, e ha una resa veramente incredibile. Infatti io questo mi rimarrà con 350 grammi perché penso che con questo qua riesca a fare le ultime finiture qui intorno di bordura. Sono riuscita con 350 grammi a fare un'ampia stola ed un top, naturalmente no, è senza maniche, però un top di una taglia anche fino alla 44. Penso che con un gomitolo in più si possa fare anche un 46-48, cioè io parlo del completo, la stola più il suo top. Quindi ho usato questa lana che c'è una parte, una 17 wool, poi c'è della viscosa, dell'acrilico e una percentuale molto alta di metalli lurex che dà questo, vedete, questo bellissimo effetto. Questo è il completo incantesimo. Mi serviranno due uncinetti, il 4 e il 4 e mezzo, perché andremo a iniziare con il 4 e faremo una buona parte fino ad arrivare un pochino sotto al seno. Poi andremo a fare un pezzettino con il numero 4, quindi 4 e mezzo all'inizio. Nel punto vita scenderemo al 4 per stringere un po' e dare forma un po' alla nostra vita. Poi nell'ultimo giro di maglia alta andremo ad aggiustare quello che è il numero che mi serve per il multiplo di questo punto, poi ve lo spiegherò meglio. È un multiplo che non necessita di troppe maglie per motivo e quindi non sarà difficile, diciamo, nell'ultimo giro o aumentare di un po' o diminuire di un po'. Questo punto poi, tra l'altro, che va ad adagiarsi sul nostro fianco, è un punto che naturalmente tende un po' ad allargarsi e quindi darà la forma appunto sfiancata anche sul nostro fianco. Poi andremo a fare l'ultimo giro, l'ultimo motivo, scusate,
riprendendo in mano il 4,5 in modo di dare ancora un pochettino più di ampiezza sull'ultima parte del nostro top. Ecco, io spero di essere stata chiara. Adesso noi andremo a rifare questo pezzo di sprone con un altro filato, però questa taglia, che adesso andiamo a misurare insieme, la otterrete seguendo la lettera tutorial e utilizzando il mio stesso filato. Se invece proseguirete prima degli scalfi, proseguirete per allargare la taglia, poi ci sarà, una volta vedete che abbiamo finito la maglia, andremo a cucire. Per chi aumenta la taglia si andrà a cucire, perché naturalmente aumentando di sprone si allungherà troppo il giro manica, e se vi risulterà troppo ampio si potrà andare a cucire un pochino qua sotto le ascelle, salendo, semplicemente salendo un pochino si può andare a cucire, perché è dritto qua, vedete, un pezzettino sotto ascella. Ecco, questa è la tecnica per aumentare di taglia. Per diminuire invece è sufficiente, diciamo, una volta che abbiamo finito il motivo traforato, io ho aggiunto altre 2 righe. Per diminuire la taglia è sufficiente o addirittura fermarsi qui o fare una riga in meno. Questo dipende, insomma, dovete un po' provarvelo e vedere voi. Allora, quindi per la realizzazione di questo progetto, oltre al filato che vi ho già fatto vedere, abbiamo bisogno del 4 e del 4,5 metro da sarta, una forbice, dei marcapunti e l'ago da lana nel caso voi dovete appunto cucire, in caso di taglia molto larga, cucire un pochettino sotto le ascelle, che è un metodo che io ho usato, vi ho già spiegato in altri tutorial, ho trovato molto comodo per adattare le taglie grandi, che con il top down spesso insomma non risultano, cioè modificare un top down non è che risulta proprio uguale per tutte le taglie, ci sono delle accortezze, come per esempio appunto questo fatto di questa tecnica di andare poi a cucire un pochettino prima. Adesso questo non ha la manica, ma in caso avesse una manica, prima di cominciare con la manica, di andare a cucire un pochettino qua sotto l'ascella, altrimenti verrebbe una manica esagerata. Bene, adesso iniziamo il nostro tutorial. Allora, con il nostro uncinetto del 4,5 facciamo il nodo d'inizio e iniziamo la nostra catenella di 120 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4. Ecco, ho fatto le 120 catenelle. Ora, tenendo bene diritto il nostro lavoro, andiamo alla prima catenella. Ecco qua, vedete, andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa il giro. Adesso, prima di continuare, mi sono dimenticata, andiamo a misurare un pochettino la maglia che ho fatto io, per chi volesse fare il tutorial alla lettera. Allora, questa maglia misura sul punto seno, misura 40 centimetri, scendendo verso la vita arriviamo a 70-72, quindi 35-36 centimetri. Per arrivare qui dopo, dove c'è il motivo traforato che si allarga, arrivare sui 50 centimetri, quindi 172 in vita e 80 di giro seno. Poi per la lunghezza basta provarlo e appunto con questa maglia, semplicissima maglia alta, ci si allunga o ci si accorcia come si vuole. Se uno lo vuole
con l'ombelico scoperto, si ferma qui, comincia qui il motivo traforato che è trasparente, tanto per insomma farvi capire. Sapete che quando insomma, con certi modelli si può fare un pochettino anche modificare, fare quello che si vuole. Allora questo cane su, questo sprone, che è un top down formato da 4, vedete, 4 angoli, questo è un angolo, e davanti, dietro, sulle spalle, vedete, sulle spalle presenta dei punti traforati. Comunque adesso vi spiego tutto. Poi vedete questi punti traforati, sono un multiplo di 1, 2, 3 e poi si ripeteranno i motivi in questa parte centrale del davanti e dietro delle spalle. Sulla parte davanti e dietro io sono andata a fare questo motivo traforato nel centro per 1, 2, 3, 4 e 5 giri. Invece qua sulle spalle, vedete, ho proseguito fino alla fine del top down, ripetendo appunto 1, 2, 3, che è un motivo, 1, 2, 3, un altro motivo e poi un altro. Quindi 7 giri. Infatti questo top down è formato di 7 giri, vedete, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 prima di appunto unire il davanti e il dietro. Naturalmente per quanto riguarda la mia misura, se invece dovete allargarvi dovete proseguire con altri giri e quindi continuare col punto traforato sulle spalle e con la maglia con la maglia alta nella parte davanti e dietro, fino ad arrivare qui, vedete qui, fino ad arrivare, questo è l'angolo, vedete, questo è l'angolo del top down. Proseguendo arriverete alla vostra misura. Primo giro, facciamo il primo giro del nostro top down. Allora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e ne facciamo un'altra perché andremo a lavorare delle maglie alte lavorate un po' diversamente, allungate, e quindi per sostituirle sono 4 catenelle. Carico il filo, vado nella maglia, nella catenella seguente e faccio il mio primo punto allungato. Come si fa il primo punto allungato? Si chiude la prima asolina in questo modo e poi chiudiamo la seconda, si chiude 3 volte in questo modo. Carico il filo, vado a fare un'altra maglia alta allungata nella catenella seguente, vedete, guardate, così, e poi chiudo le altre 2. Carico il filo, nella catenella seguente un'altra maglia alta allungata, quindi chiudiamo la prima piccolina e le altre 2. Per un totale di 4 maglie alte allungate, comprese della prima di catenelle, una in ogni catenella disponibile. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo nella stessa catenella dove ho fatto l'ultima maglia alta allungata, andiamo a fare l'aumento, quindi rientriamo e facciamo la maglia alta allungata, 1, 2 e 3. Carico il filo, seconda maglia alta allungata nella catenella seguente. Carico il filo, terza maglia allungata nella maglia seguente, carico il filo, quarta maglia allungata nella maglia seguente, e questo è già il primo angolo del nostro top down. 2 catenelle di separazione, 1 2, saltiamo 2 catenelle di base, 1 e 2, nella terza andiamo a fare una maglia alta, una maglia bassa, scusate, una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto 1 2 3, nella quarta catenella vado a fare 2 maglie alte allungate nello stesso punto di base, quindi una, carico il filo, seconda nello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, carico il filo, nella catenella seguente vado a lavorare altri 2 maglie alte allungate nello stesso punto di base, una e 2.
2 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta vado a fare la maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, ripetiamo questo motivo, quindi carico il filo, salto 1 2 3 catenelle, nella quarta vado a fare 2 maglie alte allungate nello stesso punto di base, quindi 1 2 2 catenelle di separazione, carico il filo, nella catenella seguente vado a fare le altre 2 maglie alte allungate nello stesso punto di base, quindi 1 e 2. Due catenelle di separazione, salto 1 2 3 maglie di base, nella quarta maglia bassa. Ora che abbiamo fatto i due motivi, vedete che sono 2, 1 e 2, ritorniamo a lavorare il nostro angolo. Quindi facciamo le 2 catenelle, 1 e 2, carichiamo il filo, saltiamo 2 maglie di base, nella terza andiamo a fare la prima maglia alta allungata. Adesso vi faccio vedere una volta fare ancora l'angolo, quindi una, seconda maglia allungata nella catenella seguente, terza maglia allungata nella catenella seguente, quarta maglia allungata nella catenella seguente, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo, rientro nell'ultima catenella lavorata e faccio una maglia alta allungata, e questo è l'aumento, e le altre 3 una dietro l'altra su 3 catenelle, quindi 1 2 e 3, per un totale di 4. E questo è il secondo angolo lavorato. Vedete, questo è il primo, questo è il secondo. Dobbiamo andare a fare 4 lati, lavorare in questo modo fino alla fine del giro. Ci vediamo per il secondo giro. Siamo alla fine del primo giro del top down, facciamo le ultime 2 catenelle e ci chiudiamo qui nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata, con una mezza maglia bassa. Secondo giro del top down, mi alzo sempre con le 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta allungata, 3 e 4. Vado a lavorare una maglia alta allungata su ogni maglia alta disponibile sottostante. Erano 4, quindi andremo a farne 4, una in ogni maglia alta sottostante. 2, perché la prima la contiamo come una, anche se di catenelle, 3 e 4. Ora andiamo a fare l'aumento qui all'interno di questo archetto. Andiamo a fare 2 maglie alte allungate, una, seconda maglia alta allungata nell'archetto, 2 catenelle, 1 e 2, e le altre 2 maglie allungate sempre dentro allo stesso archetto, quindi una, seconda maglia alta allungata. E qui c'è l'aumento dell'angolo. E ora andiamo a lavorare le altre 4 rimanenti, sempre una maglia alta allungata su ogni maglia alta allungata sottostante. Quindi erano 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi nei 4 angoli del top down andremo a lavorare in questo modo, e tutti i giri appunto lavoreremo le maglie presenti più le 2 maglie all'interno
dell'arco che sono l'aumento, 2 a destra e 2 a sinistra, sempre nello stesso arco. Comunque vi faccio vedere dopo. Proseguiamo con 2 catenelle e qui dove c'è la maglia bassa del giro precedente sottostante andiamo a fare un'altra maglia bassa sulla maglia bassa esistente. 2 catenelle di separazione, carico il filo, saltiamo questo archetto, andiamo a lavorare direttamente qui nel punto V. Questo qua era un punto V doppio, entriamo nell'archetto e lavoriamo 3 maglie alte allungate, 1, 2 e 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte allungate nello stesso archetto, 1, 2 e 3. Due catenelle di separazione, 1 e 2. Andiamo di nuovo a fare la maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. 2 catenelle di separazione, carico il filo, rivado a lavorare dentro il punto V doppio sottostante qua e vado a fare lo stesso lavoro che ho appena fatto. Quindi le 3 maglie alte allungate dentro l'arco, la seconda e la terza, le 2 catenelle, 1 e 2 e le altre 3 maglie alte allungate nello stesso arco. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, di nuovo maglia bassa qui sulla maglia bassa del giro precedente sottostante, 2 catenelle e siamo adesso di nuovo sul secondo angolo e quindi riprendiamo a lavorare l'angolo come abbiamo già lavorato qui all'inizio. Eccomi lavorati 4 lati, in questo modo ci vediamo qui alla fine del secondo giro. Siamo alla fine del secondo giro del top down, facciamo le ultime 2 catenelle e ci chiudiamo con una mezza maglia bassa qui sulla quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata. Terzo giro del nostro top down, ci alziamo sempre con le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta allungata, la prima, e andiamo a lavorare una maglia alta allungata su ogni maglia alta allungata del giro precedente, che sono le maglie alte che stanno formando l'angolo del nostro top down, e arriviamo fino all'archetto. Sono 6 maglie alte allungate, una su ogni maglia sottostante. Nell'archetto ripetiamo come nel giro precedente, andiamo a fare 2 maglie alte allungate, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate nello stesso archetto, quindi una seconda maglia allungata, 2 catenelle, altra maglia allungata e altra maglia allungata nello stesso arco. Quindi nell'arco l'aumento è composto da 2 maglie alte allungate, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate nello stesso arco. E adesso finiamo di lavorare queste maglie alte, una maglia alta allungata su ogni maglia alta disponibile sottostante dell'angolo. Ne manca ancora una.
ecco qua, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3. Andiamo a lavorare di nuovo sulla maglia bassa, un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 e 3. Entriamo sempre qui all'interno di questo ventaglietto, carico il filo e dentro qui rifacciamo la stessa lavorazione del giro precedente. Quindi nello stesso arco andiamo a fare 3 maglie alte allungate, 1 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte allungate nello stesso arco, 1 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, maglia bassa qui su maglia bassa del giro precedente, 3 catenelle di separazione, 1 2 3. Andiamo a lavorare di nuovo dentro al ventaglietto, carico il filo e faccio la stessa cosa, 3 maglie alte allungate, 1 2 e 3, 2 catenelle di separazione e le altre 3 maglie allungate nello stesso ventaglietto, nell'archetto del ventaglietto, 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, maglia bassa qui su maglia bassa, 3 catenelle di separazione e siamo di nuovo a lavorare sul nostro angolo. Quindi andremo a lavorare ancora l'angolo con l'aumento. Questo è il terzo giro del top down, ci troviamo qui per continuare. Siamo alla fine del terzo giro del top down, facciamo le ultime 3 catenelle, 3, e ci chiudiamo qui nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro con una mezza maglia bassa. Ecco qua, vediamo già un po' di top down. Abbiamo finito un motivo, adesso vedete, comincia un po' a prendere la forma. Ora ricominciamo dal primo giro, perché ho detto che questi motivi centrali erano di 3 giri, quindi ripetiamo dal primo giro e andiamo avanti con il quarto giro del top down. Facciamo tutta la lavorazione dell'angolo facendo l'aumento sulla parte centrale qui dove c'è l'archetto. Ormai conoscete com'è il meccanismo di questo aumento. Ecco, vedete, ho fatto il quarto giro del top down con lo stesso meccanismo, lavorando maglia alta su maglia, cioè maglia alta allungata su maglia alta allungata del giro precedente, facendo i 2 aumenti con le 2 catenelle, vedete, qua all'interno dell'archetto. Da qui andiamo a fare 5 catenelle di separazione, 2 3 4 e 5. Saltiamo questi 2 archi, andiamo direttamente a lavorare qui dentro al ventaglietto, carichiamo il filo e andiamo a lavorare 3 maglie alte allungate, 1 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte allungate nello stesso ventaglietto, lo stesso archetto, la seconda e la terza. Cinque catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, e da qui saltiamo i 2 archetti e andiamo direttamente a lavorare sul ventaglietto.
dentro l'archetto del ventaglietto andiamo a fare la stessa cosa, quindi 3 maglie alte allungate, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte allungate nello stesso archetto, 1, 2 e 3, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo questi due archetti e andiamo a lavorare direttamente qua sull'angolo del top down facendo il solito aumento. Quindi partiamo, vedete, vado qua sulla prima maglia nell'angolo e mi faccio il mio angolo con l'aumento come abbiamo già lavorato dal primo giro. Ecco, questo è il quarto giro, ci vediamo qui alla fine per continuare. Siamo arrivati alla fine del quarto giro del top down, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e vado direttamente qua alla prima, alle 4 catenelle che sostituivano la prima maglia alta allungata del giro, mi vado a chiudere nella quarta con una mezza maglia bassa. Quinto giro del top down, andiamo a lavorare di nuovo il nostro angolo facendo l'aumento qui al centro dove c'è l'archetto. Ecco qui lavorato il quinto giro del top down, abbiamo fatto l'angolo col nostro aumento in centro, è sempre uguale l'aumento. Ora andremo a fare, continuiamo con 2 catenelle, 1 e 2. Qui nel giro sottostante abbiamo una catenella di 5 maglie, entriamo in quella centrale che è la terza, vedete, e facciamo la maglia bassa. Praticamente è questa maglia bassa che cominciamo a ripetere il motivo, è il secondo giro del motivo. Quindi 2 catenelle, carico il filo, entro nel mio ventaglietto e faccio un altro ventaglietto uguale, quindi 3 maglie alte allungate, 2 catenelle e 3 maglie alte allungate nello stesso arco, seconda, terza maglia alta allungata, vedete, 2 catenelle e le altre 3 maglie alte allungate nello stesso arco, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo siamo sulle 5 catenelle sottostanti, entriamo nella terza che è la centrale e facciamo la maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, andiamo di nuovo a lavorare dentro al ventaglietto e facciamo 3 maglie alte allungate, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte allungate nello stesso archetto, 1, 2, 3, 2 catenelle, di nuovo nelle 5 catenelle andiamo nella terza e facciamo la maglia bassa, 2 catenelle e siamo di nuovo a lavorare sull'angolo e quindi andiamo a fare il nostro angolo, a lavorare il nostro angolo con il solito aumento qui nella parte centrale. Lavorate tutto il giro con i 4 angoli, ci vediamo qui alla fine per continuare. Siamo alla fine del quinto giro del top down, facciamo le ultime 2 catenelle e ci chiudiamo con una mezza maglia bassa qui sulla quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro,
Ora andiamo a suddividere il lavoro tra le spalle, il davanti e il dietro. Allora, continueremo a lavorare con il punto traforato tra un angolo e l'altro sulla spalle, mentre sulle due, per esempio, adesso vi faccio vedere, no, qua, sulle spalle lavoreremo, continueremo a ripetere i 3 giri del motivo fino alla larghezza desiderata del nostro top down, che equivale alla larghezza maggiore del seno. Invece sulle altre due, queste sono le spalle, le altre due che equivalgono al davanti e il dietro, non lavoreremo più il traforato, ma tutta maglia alta, perché altrimenti diciamo che arriverebbe a scoprirsi proprio ad avere il punto traforato sul seno. Quindi questa parte qui lavoreremo gli angoli con ancora il punto traforato, e anche qui, mentre di qui lavoreremo tutta maglia rasata. E adesso infatti vi faccio vedere, a fare il sesto giro e inserire la maglia alta, scusate, dico sempre rasata, la maglia alta sui motivi. Quindi 2 traforati e 2 non più traforati. Quindi cominciamo adesso facendo il nostro angolo, quindi andate a lavorare sempre l'angolo con l'aumento centrale, come abbiamo fatto fino adesso. Ecco, abbiamo lavorato il nostro angolo con l'aumento, abbiamo finito, vedete, l'angolo. Ora andiamo a lavorare la parte davanti. Quindi qua dove c'è il nostro motivo traforato andiamo a riempire con le maglie alte allungate. Quindi carichiamo il filo, qua avevamo 2 catenelle, facciamo una maglia allungata nella prima e una maglia allungata nella seconda catenella. Una maglia alta allungata la andiamo a fare sulla maglia bassa sottostante. Maglia alta allungata sulle altre 2 catenelle, una per catenella, una e 2 seconda catenella, siamo sul ventaglietto, carico il filo, la prima maglia alta del ventaglietto non la lavoriamo, andiamo sulla seconda a fare la maglia alta allungata. Maglia alta allungata sulla seguente. Siamo sull'archetto, andiamo a fare 2 maglie alte allungate dentro all'archetto. Una maglia alta allungata sulla prima, vedete, maglia alta subito dopo dell'archetto, e una maglia alta allungata sulla seguente sottostante. L'ultima non la lavoriamo, vedete, quindi la prima qua, questa qui non l'abbiamo lavorata, vedete, e l'ultima non la lavoriamo, per un totale di 6 maglie complessive allungate, alte allungate sul ventaglietto, 2 nel centro dell'arco, 2 a destra e 2 a sinistra. E ritorniamo a lavorare sulle catenelle, quindi carico il filo, maglia alta allungata sulla prima catenella, un'altra sulla seconda, una maglia alta allungata sulla maglia bassa, una maglia allungata sulla catenella subito dopo e una maglia alta allungata sulla catenella seguente. Ora siamo di nuovo sul ventaglietto, facciamo come prima, saltiamo la prima maglia del ventaglietto, andiamo nella seconda e facciamo la maglia alta allungata. Carico il filo, maglia alta allungata nella successiva sottostante. Carico il filo, 2 maglie alte allungate nell'arco, una e 2.
Carico il filo, una maglia alta allungata sulla maglia alta allungata sottostante seguente dopo l'archetto. Una maglia alta allungata nella maglia alta allungata sottostante seguente. Carico il filo, l'ultima non la lavoriamo, andiamo sulla prima catenella seguente e facciamo la maglia alta allungata, una. Seconda maglia alta allungata sulla catenella seguente. Maglia alta allungata sulla maglia bassa. Maglia alta allungata sulla catenella seguente dopo la maglia bassa. Una maglia alta allungata sulla catenella seguente. Ecco, questo è l'inserimento delle maglie alte allungate sul motivo traforato, vedete. E ora continuiamo lavorando l'altro angolo. Quando siete qui, che equivale alla spalla, proseguite lavorando il punto traforato e quindi andrete a lavorare il terzo giro del motivo, perché questo 1, 2, 3 motivo, 1, 2, quindi dovete fare il terzo giro del motivo. Quindi andrete a fare un lato riempiendo con le maglie alte allungate il motivo, vedete, e un lato con il punto traforato, proseguendo la successione di 3 a 3 del motivo. Poi di qua riempirete con le maglie alte allungate e di qua l'altra spalla con invece il punto traforato. Ci troviamo alla fine del giro. Ecco, siamo arrivati a un buon punto del nostro top down. Vedete che qua sulle spalle ho continuato con il punto traforato su due spalle, mentre qui sul davanti e dietro ho inserito ho terminato insomma di lavorare il punto traforato e ho inserito le maglie alte allungate. Quindi voi dovete continuare con questa lavorazione fino ad arrivare a questo punto alla circonferenza del vostro seno, perché poi vedete andremo ad unire la parte davanti con il dietro. Nel mio caso, usando il mio filato e il mio uncinetto alla mia stessa mano, col 4,5, ho fatto solamente un giro in più, quindi 7 giri, però voi dovete proseguire lavorando gli angoli con l'aumento, il motivo traforato sulle due spalle e continuando mantenendo la maglia rasata, i punti che ci sono qua davanti e di dietro. Ora vi faccio vedere, una volta che voi siete arrivati alla vostra larghezza, ad unire la parte davanti con il dietro. Quindi cominciamo ad unire il nostro top down. Allora, per unire il top down vado a tagliare il filo qua dove ero arrivata e vado a chiudere, a fermare così un po' momentaneamente che non si sfili il lavoro. Prendo la mia lavorazione, la giro, vedete che qua ho già unito, faccio anche senza i marcapunti perché mi posso regolare con i due angoli. Quindi vedete che qua ho già messo le parti giuste, quelle con l'ultimo giro di maglia alta, le ho messe una sopra l'altra, si lavora sulla parte diritta, vado a fare il mio nodo d'inizio, ho messo l'uncinetto, questo, sì, faccio il nodo d'inizio e tenendo il top down in questa parte con l'angolo, questo è il diritto, prendo il primo angolo, entro nell'angolo, semplicemente nell'angolo, esco con una maglia bassa e con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nell'angolo e faccio un'altra maglia alta allungata. Ora proseguo lavorando e mantenendo le maglie alte sottostanti esistenti, lavorando una maglia alta allungata su ogni maglia alta.
disponibile, fino ad arrivare qui all'altro angolo. Ecco, ho lavorato la parte davanti tutta a maglie alte e allungate, vedete, da qui sono arrivata all'altro angolo. Ora faccio 2 maglie alte allungate dentro l'archetto, una e 2. Cosa faccio? Da qui faccio passare tutta la parte della spalla, vedete, questa è la parte della spalla, e vado a prendere sempre sulla parte diritta l'altro angolo, in questo modo. Carico il filo e dentro in questo archetto e faccio 2 maglie alte allungate, una e 2. Ed anche qui comincio a lavorare tutta la parte, che questa equivale al dietro, mantenendo una maglia alta allungata sulla maglia alta allungata esistente sottostante, ed arrivo di nuovo fino, vedete qua ci sono tutte le maglie alte, fino all'altro, vedete, angolo, lavorando tutto come abbiamo appena fatto la parte davanti. Siamo arrivati all'altro angolo, vedete, andiamo a fare dentro 2 maglie alte allungate, una e 2. Passiamo tutta la spalla, vedete, e ritorniamo sul primo angolo che abbiamo lavorato. Vedete qua sul diritto, qua ci sono già le 2 maglie alte nell'angolo, non ci resta che unire con una mezza maglia bassa, puntando l'uncinetto nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro, vedete, e chiudere il tutto. Ecco qua, adesso vi faccio vedere. Ecco qua ragazzi, abbiamo unito, vedete, e abbiamo dato forma al nostro corpetto. Adesso dovete scendere facendo dei giri di maglie alte allungate, dovete scendere fino ad arrivare al punto vita. Allora, io ho proseguito contando proprio dall'inizio qua, dal mio top down, ho proseguito per allora 7 sono qui, 8 9 10 11 giri con l'uncinetto numero 4,5 e poi ho fatto altri 5 giri, questa parte qua, con l'uncinetto del 4 per dare un po' di forma alla vita. E poi nell'ultimo giro di maglie alte allungate sono andata a distribuire o degli aumenti o delle diminuzioni per arrivare al multiplo esatto del mio punto traforato. La parte del corpetto dall'inizio del top down fino alla fine dell'ultimo giro di maglia alta allungata, questa va lavorata in base alla vostra misura, perché se voi avete una vita più lunga, siete più alte, dovete continuare logicamente con la lavorazione. Io mi sono fermata nel punto dove mi serviva per avere la mia taglia giusta. Allora, quindi quando arriverete alla vostra al vostro ultimo giro di maglie alte allungate, che non è a questo livello qui, ma è nella vostra maglia al punto vita, io adesso ve lo inserisco qui perché non è, devo farvi vedere il punto traforato. Allora, quando arriverete all'ultimo giro, che nel mio caso è questo, vedete? Questo giro qui del punto vita, sono andata a contare quante maglie alte in totale avevo.
Nel mio caso, adesso facciamo l'esempio del mio caso, ma ogni caso, ogni maglia è a sé perché dipende da quante maglie alte e lungate avete. Quindi tutto il giro completo davanti e dietro io ho 59 davanti e 59 dietro, per un totale di 118 maglie. Ora io devo andare a inserire un multiplo di 9 per il mio punto traforato, lo devo andare a inserire su questo giro. Quindi devo andare a vedere in 118 quante volte posso ripetere il mio motivo. Quindi farò 118 diviso 9, vediamo se ne devo aggiungere o diminuire di maglie, che nel prossimo giro, appunto, che è l'ultimo che vi ho detto prima, andremo ad aggiustare o diminuire o ad aumentare. Adesso facciamo due conti, facciamo le 9 catenelle per 13 motivi e mi danno 117. Io avevo, vedete, 118 maglie alte e allungate. Nel mio caso devo solamente togliere, quindi fare una diminuzione per avere la divisione giusta di 9 e mi danno 13 motivi. Quindi adesso nell'ultimo giro, adesso vi ho fatto vedere l'esempio per farvi capire, ma potevo avere anche 120, allora dovevo diminuirne 3, oppure potevo averne 115, adesso vi faccio un esempio, allora dovevo aggiungerne 2, quindi o diminuire o aumentare. Allora adesso io nel mio giro, che è l'ultimo, sarebbe per voi l'ultimo del punto vita, oddio, spero di essere stata chiara, andrò a fare esclusivamente una diminuzione ed avrò il numero esatto per il multiplo di 9 per il mio motivo traforato. Quindi adesso partirò, mi alzo con le 4, sempre le 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata e comincio il mio giro, l'ultimo, e in un punto qualsiasi, perché per me è solamente una maglia da diminuire, andrò a fare 2 maglie alte allungate chiuse insieme. Quindi chiuderò a metà la prima, chiuderò a metà la seconda, chiuderò tutto insieme. Se invece avete da fare più di una diminuzione, andrete a distribuire queste diminuzioni omogeneamente in tutta la circonferenza. Adesso vi faccio vedere anche a fare l'aumento. Se invece vi mancheranno qualche maglia per fare l'aumento, è semplicissimo, entrate 2 volte nella stessa maglia, nel stesso punto di base, fate 2 maglie alte nello stesso punto e questo è l'aumento. Quindi in base alle maglie alte che vi trovate deciderete dove siete più vicini col numero, all'aumento o alla diminuzione. E anche in caso dell'aumento andrete a distribuire un po' omogeneamente su tutta la circonferenza questi aumenti. Ecco, adesso spero di essere stata chiara in questa spiegazione e adesso cominciamo a distribuire e vi farò vedere il punto traforato che è questo bellissimo punto, che è il punto della stola. Lo andremo a lavorare, a differenza della stola, lo andremo a lavorare in tondo, perché la stola l'abbiamo lavorata in giri di andata e ritorno e quindi c'è un inizio e una fine differente. Invece qui andiamo a lavorarla in tondo ed è molto più semplice. Vedete che è un lavoro semplicissimo, i motivi si ripetono diciamo verticalmente uno sopra l'altro, quindi è facilissimo. E appunto questa, mi ripeto, è il giro dove andrete a fare o gli aumenti e le diminuzioni, che è il giro in punto vita. Quindi adesso non vedete dove sono arrivata io, ma io qui vi sto spiegando il lavoro, non è che devo rifare, posso rifare tutto, tutto il lavoro, e quindi mi attaccherò per il punto traforato, lo inizierò da questo livello qua e vi farò vedere. È formato esclusivamente da, deve essere 3 giri, da 3 giri che si ripetono un motivo sopra l'altro, quindi facilissimo. E nell'ultimo motivo, cioè quello che voi deciderete in base alla vostra lunghezza,
che potete anche fare un vestitino con questo modello. Se lo fate foderato potete fare anche un vestitino l'urgambi dove volete, a metà coscia minigonna, al ginocchio e anche fino in fondo i piedi. In questo caso potete anche appunto a un certo punto cambiare di uncinetto per svasare un pochettino il modello e quindi ritornare, mentre qui il punto vita l'avevamo fatto con il 4 e adesso inizieremo il motivo traforato con il 4. Quando sarete a un certo livello potrete svasare e ritornare all'uncinetto 4,5. Bene, iniziamo, vi faccio vedere i 3 giri del motivo traforato. Ecco, adesso andiamo a fare il primo giro del nostro punto traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso il punto traforato lo andremo a lavorare con le maglie alte normali. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base e vado a fare complessivamente con la catenella, vado a fare 5 maglie alte, quindi la prima è la di catenelle, facciamo la seconda, 2, 3, 4 e 5 maglie alte nello stesso punto di base. 2 catenelle di separazione. Oddio. 1 e 2. Intanto scusate per le papere perché ce ne sono sempre tante. Allora, saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2. Nella terza vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo sempre 2 maglie di base, 1 e 2, e nella terza vado a fare la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, salto sempre le 2 maglie di base, nella terza vado a fare di nuovo le 5 maglie alte nello stesso punto di base. Quindi stiamo già ripetendo il motivo, è un motivo veramente facile ed è di grande effetto, veramente bello. 3, vedete? 4 e 5. Siamo già qua. Ve lo faccio rivedere: 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare la maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto sempre le 2 maglie di base, 1, 2, nella terza vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto le mie 2 maglie di base, nella terza vado a rifare le 5 maglie alte nello stesso punto di base. 2, 3, 4 e 5. Ecco, ripetiamo con questa lavorazione tutto il primo giro del punto traforato. Siamo alla fine del primo giro del motivo traforato, faccio le ultime 2 catenelle e mi vado a chiudere qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia alta. Secondo giro del punto traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella di separazione, quindi 4. Carico il filo, vado a fare la maglia alta nella seconda maglia sottostante. Una catenella di separazione e di nuovo maglia alta nella maglia alta seguente. Una catenella, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. Una catenella, ultima maglia alta nella maglia alta seguente, quindi 5 maglie alte divise da una catenella. 2 catenelle di separazione. Salto l'archettino piccolo, vado in questo di 5 catenelle grandi e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2.
Carico il filo, salto questo archettino piccolo, vado a lavorare sul ventaglietto, faccio una maglia alta nella prima maglia alta del ventaglietto e ripeto la lavorazione, una catenella, maglia alta sulla seconda maglia alta, una catenella, terza maglia alta sulla terza maglia alta, una catenella, maglia alta sulla quarta maglia alta, una catenella, quinta maglia alta sulla quinta maglia alta del ventaglietto. Vedete? Di nuovo vi faccio vedere ancora l'ultima volta, 2 catenelle di separazione, salto l'archetto piccolo, vado in quello centrale di 5 catenelle e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo e di nuovo vado a lavorare sul ventaglietto le 5 maglie alte divise da una catenella. Ecco, lavorate tutto il giro in questo modo, ci troviamo qui per chiudere. Siamo alla fine del secondo giro del motivo traforato, faccio le ultime 2 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. 1, 2, 3. Terzo giro del punto traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 2 di separazione. Carico il filo, vado nella maglia alta sottostante e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Maglia alta sulla terza maglia alta sottostante. 2 catenelle di separazione. Quarta maglia alta sulla quarta maglia alta sottostante. 2 catenelle di separazione, quinta maglia alta sulla quinta maglia alta sottostante. Quindi prima era nel giro precedente una catenella, adesso ne facciamo 2. Da qui passiamo direttamente a lavorare sull'altro ventaglietto, sorpassando questi 2 archetti. Quindi carico il filo e ripeto una maglia alta su ogni maglia alta del ventaglietto, separata da 2 catenelle, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, l'ultima maglia alta, la quinta sulla maglia alta sottostante, vedete? E di nuovo da qui passiamo direttamente a lavorare l'altro archetto. Questo è il terzo ed ultimo giro del motivo, ci troviamo qui alla fine per continuare. Siamo alla fine del terzo giro del motivo, che è l'ultimo, perché questi motivi traforati sono formati da 3 giri, quindi da qui che ho fatto l'ultima maglia alta sull'ultimo ventaglio vado a chiudermi direttamente sull'altro ventaglio, quello d'inizio, nella terza catenella entro e chiudo con una mezza maglia bassa. Quando si va a ricominciare un motivo nuovo bisogna spostarsi, vedete qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 sulla terza maglia che è quella centrale delle 5. Ci sposteremo con alcune mezze maglie basse, una per ogni catenella o per ogni maglia alta, vedete, che incontriamo tenendo un po' morbidino, e ci sposteremo tutte le volte che ricominciamo il primo dei 3 giri, solamente il primo, e poi vedrete che si ritorna a lavorare normale. Ecco, adesso sono sul centro del ventaglio, vado a ripartire con l'altro ventaglio, esattamente sul centro, vedete qua. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e rientro, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare 5 maglie alte complessive, comprese di quella di catenelle. 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 e 2.
e salto questo archetto che c'è subito dopo, vado qui nel seguente, che è l'ultimo del ventaglio, e vado a fare la maglia bassa. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto questo arco che praticamente è l'unione dei due, della fine di una maglia alta, della fine di un ventaglio e l'inizio dell'altro, vado nel primo arco del ventaglio seguente e faccio la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto questa maglia, vado nella prossima che è la terza, cioè quella centrale, e rifaccio le mie 5 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3, 4 e 5. Stiamo rifacendo praticamente, vedete, il primo giro, questo qua, del motivo. Però mentre qua ci siamo agganciati su un giro di maglie alte, qui andiamo a ripetere, iniziare a ripetere il motivo sulla fine del motivo precedente, e quindi vi devo far vedere, vedete che cambia. Ve la faccio vedere un'altra volta. 2 catenelle di separazione, salto il primo archetto, vado nel seguente, faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5, vado nel primo archetto, vedete, del ventaglio seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2 catenelle, carico il filo, salto questa maglia, vado nella terza del ventaglietto e faccio di nuovo le mie 5 maglie alte. Questo è il primo giro della seconda ripetizione del motivo. 3, 4 e 5. Poi naturalmente farete il secondo giro che vi ho fatto già vedere e il terzo giro, poi ricomincerete ancora dal primo. Io ho ripetuto, nel caso della mia maglia, vedete, ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5 volte il motivo, e l'ultimo, cioè 5 volte, perché 5 erano quelli che mi servivano di ripetizioni per arrivare alla mia lunghezza. Dipende dalla lunghezza che si vuole naturalmente e dal filato anche che si utilizza. Comunque io nell'ultima ripetizione ho cambiato l'uncinetto e sono tornata a un 4. C'è pieno di cimici stasera, scusate, ma devo spostarli. E nell'ultimo motivo ripetuto, che nel mio caso è il quinto, ho cambiato l'uncinetto nel 4,5 per dare un po' la svasatura. Potete cambiarlo anche cioè gli ultimi 2 finali, dipende da come volete larga sul fianco la vostra maglia. Adesso io vado a fare 2 giri, perché vedete 2 giri sul mio campione, che è questo qua che stiamo facendo insieme, e poi vi farò vedere come terminare l'ultimo giro. Vedete che cambia un pochettino, che ci sono questi pippiolini. Quindi adesso io finisco il mio giro, che sto facendo il primo della ripetizione, farò il secondo che è uguale a quello che vi ho già fatto vedere nel primo motivo, e poi faremo insieme l'ultimo di finitura. Un'altra cosa che vi volevo dire è che per calcolare la suddivisione dei motivi, che è un multiplo di 9, non sono tutti uguali, nel senso che dipende dalla misura e dai giri di top down che avete fatto qua. Quindi chi vuole fare questa maglia, come vi ho spiegato prima, andate sempre a contare
il penultimo giro, quando avete finito il penultimo giro di maglia alta, lo contate e vedete, come vi ho spiegato prima, nell'ultimo giro se andare a aggiungere o a diminuire. È importante che dopo sia un multiplo esatto di 9 per sviluppare il nostro punto traforato. È molto molto bello, semplicissimo, a me è piaciuto veramente molto. Poi con questo luccichio qua è molto molto raffinato. Bene, ci vediamo al terzo giro del motivo, che vi faccio vedere la finitura. Ecco qua, ho fatto altri 2 giri del secondo motivo. Ora vi faccio vedere il terzo giro, che sarebbe il terzo giro che termina un motivo che è fatto di 3, abbiamo detto di 3 giri, ma quello che userete proprio al termine della vostra maglia, quello di finitura. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, poi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Contiamo 1, 2, 3, 4 catenelle, nella quinta entriamo e facciamo il pipiolino, lo chiudiamo con una maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio la maglia alta. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima e faccio il mio pipiolino, lo chiudo con la maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, entro nella terza maglia del ventaglietto della maglia alta e faccio la maglia alta, vedete? Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con la maglia bassa il pipiolino, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta sulla quarta maglia alta del ventaglio, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con la maglia bassa, una catenella, quinta maglia alta sulla quinta maglia alta del ventaglietto. Ora qui dovremo andare direttamente sull'altro ventaglio a lavorare, ma qui in mezzo nell'ultimo giro andiamo a fare la stessa lavorazione, quindi facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella. Adesso cominciamo a lavorare sull'altro ventaglio e facciamo la stessa identica cosa che abbiamo appena fatto qui, quindi entro nella prima maglia alta del ventaglio, faccio la maglia alta e poi di nuovo le 5 catenelle, 3, 4 e 5, chiudo nella seconda contando dalla prima con una maglia bassa, una catenella e così via su tutto il ventaglio, maglia alta su maglia alta. Quindi finiamo il nostro top con questa finitura, con questi pipiolini. Quando arriviamo qui alla fine, contiamo 1, 2, 3, nella terza catenella andiamo a chiudere il giro con una mezza maglia bassa. Qui vedete l'inizio del giro. Poi tagliate il filo, nascondete tutte le codine. Ora andiamo a fare le ultime finiture direttamente sulla maglia, quella completa, finita. Allora adesso andiamo insieme a cercare una finitura che sia adatta, una finitura un po' leggera che sia adatta a questo top, alla scollatura. Io avevo pensato di fare semplicemente un giro come qua in fondo, come abbiamo appena fatto, semplicemente di catenelle e pipiolini, in modo da alleggerire la maglia.
Adesso dobbiamo cercare un po' di distribuirli in maniera omogenea. Allora, proviamo a entrare, vedete qui abbiamo l'angolo del top down dove c'è l'archetto, proviamo ad entrare direttamente in questo arco e chiudiamo con una maglia bassa. Vedete? Io sto utilizzando il 4, anche se qui avevo iniziato con il 4,5, così magari la lavorazione viene un pochino più sostenuta intorno al collo. Allora proviamo facendo una catenella, vediamo un po', facciamo 2 catenelle, poi facciamo quelle di pipiolino, quindi 6 in tutto, 3, 4, 5, 6, proviamo, entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con la maglia bassa. Vediamo un po' e poi facciamo 2 catenelle. Qui abbiamo 4 maglie alte, entriamo tra la seconda e la terza e facciamo una maglia bassa e vediamo come viene, ma forse vedete è troppo alta, quindi era sufficiente fare una catenella. Allora riprendiamo da capo. Vedete, io faccio le cose così, le studio man mano, tanto che faccio i lavori e vado a studiare. Allora entriamo ancora, riprendiamo, entriamo nell'arco, nell'angolo e chiudiamo con una maglia bassa. Facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella seconda contando dalla prima, chiudiamo il pipiolino con una maglia bassa, una catenella. Entriamo tra la seconda e la terza di queste 4 maglie, chiudiamo con una maglia bassa e vediamo. Adesso è meno lunga e va bene. Adesso proviamo ad andare in questo arco qui, quindi facciamo la stessa cosa, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nella seconda contando dalla prima, chiudiamo con la maglia bassa, una catenella e andiamo, vedete qua, nel primo archetto e vediamo come risulta. Ecco, io direi che va bene. Adesso andiamo nell'archetto seguente, quindi contiamo ancora 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con la maglia bassa, una catenella e andiamo qui nell'arco successivo. Vediamo di proseguire. Adesso andiamo qui in questo arco qua, vedete? Facciamo la stessa cosa, 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella seconda contando dalla prima, maglia bassa, una catenella ed entriamo qui, vedete, in questo punto V alla rovescia e facciamo la maglia bassa. Ora andiamo in questo arco qua seguente, facciamo la stessa cosa, 1, 2, 3, 4 e 5, sempre uguale, inutile adesso che ve lo dico, si fa il pipiolino con la catenella e andiamo qui nell'arco seguente. Ecco, adesso di nuovo la stessa lavorazione, 3, 4, 5, entro nella seconda, chiudo con la maglia bassa, una catenella, andiamo qui nell'archetto seguente e ora andiamo in questo qua che è il punto V doppio, facciamo la stessa cosa, entriamo nella seconda, chiudiamo con la maglia bassa, una catenella, entriamo qui nel punto a V. Vi faccio vedere solo un pezzo, dopo si ripete la lavorazione come stiamo facendo, vedete, entrando in ogni arco. Adesso andiamo in questo qui e poi andiamo nel prossimo, sempre lavorando le 5 catenelle e chiudendole con il pipiolino, una catenella e andiamo qui nel prossimo. Adesso nell'altro, 2, 3,
4, 5, chiudiamo con la seconda, con la maglia bassa, una catenella, e qui vedete questo è l'ultimo arco, e abbiamo fatto tutto il pezzo che riguarda il punto traforato. Adesso andiamo a fare ancora, vedete come abbiamo fatto qui, siamo sull'angolo, sulla punta, insomma sul top dove iniziava a fare l'aumento. Allora facciamo ancora le 5, 3, 4 e 5, chiudiamo nella seconda, una catenella, e andiamo a metà, vedete queste sono 4 tra la seconda e la terza, e chiudiamo con la maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5, chiudiamo nella seconda, una catenella, e adesso entriamo qua nell'archetto dove c'è l'aumento, quello dell'aumento, vedete questo, dell'angolo. 1, 2, 3, 4 e 5, ancora la stessa lavorazione, una catenella, entriamo di nuovo qua tra la seconda e la terza, 1, 2, 3, 4 e 5, di nuovo chiudiamo e andiamo, c'è una catenella, iniziamo a lavorare dentro gli archi, vedete qua c'è il primo arco, e continuiamo a lavorare in questo modo entrando in tutti gli archi. Qui siamo ancora di già sul punto traforato, e andiamo quindi a lavorare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, e facciamo questo bordino su tutta la scollatura. Quando arriviamo qui ci chiudiamo, dopo vi faccio vedere, vedete come sta bene, alla fine non è pesante. Sono arrivata alla fine del giro dello scollo di finitura, faccio l'ultimo pezzettino, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella seconda, contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella, e qui vi vado a chiudere, vedete, sulla maglia bassa che avevamo lavorato per agganciarci col filo al lavoro, e chiudo con la mezza maglia bassa. Taglio il filo e vedete, lo fermo, poi andremo a fermare bene tutto. Ecco, questo è come risulta la finitura tutto intorno al nostro collo. Adesso andiamo a rifinire la manica. Ecco, ho già rifinito una manica, così ve la faccio vedere, no? Che qua è molto fine, una cosa delicata come lo scollo. E adesso vi faccio vedere a fare l'altra, faremo insieme l'altra manica, e dopo la maglia sarà, il top sarà finito. Ecco, questo è l'altro giro manica. Qui vedete abbiamo unito il top down, qui nell'ultimo quadratino, nell'ultimo archetto andiamo a inserire, vedete ho fatto il nodo d'inizio, andiamo a inserire con una maglia bassa il nostro filo, e da qui cominciamo la lavorazione. Allora facciamo le solite 5, 3, 4, 5 catenelle, entriamo sempre nella seconda, chiudiamo con la maglia bassa, una catenella, insomma questi è inutile che io continuo a ripeterli perché è sempre così. Allora prima saltiamo 3 maglie di base, quindi 1, 2, 3 maglie alte, andiamo nella quarta e facciamo la maglia bassa, quindi di nuovo la lavorazione, 5 catenelle, entro nella seconda, chiudo maglia bassa e una catenella. Ora andiamo a saltarne 2, quindi 1 e 2, faccio nella terza la maglia bassa, di nuovo il pipiolino con le catenelle, 3, 4, 5, chiudiamo, una catenella, salto di nuovo 2, 1 e 2 nella terza maglia bassa, ed ancora 1, 2, 3, 4, 5, chiudiamo con la maglia bassa nella seconda, una catenella, e di nuovo saltiamo 1 e 2, e nella terza andiamo a mettere la maglia bassa.
1 2 3 4 5, chiudiamo nella seconda con la maglia bassa, una catenella, contiamo ancora 1 e 2, le saltiamo, nella terza che è l'ultima, vedete, dell'angolo andiamo a fare la maglia bassa. Ora andiamo a lavorare sul punto traforato, quindi di nuovo la nostra lavorazione, la chiudiamo nella seconda catenella, maglia bassa e una catenella. Qui abbiamo le 5 catenelle, entriamo nella terza e facciamo la maglia bassa. 1 2 3 4 e 5, chiudiamo nella seconda catenella. Ora andiamo a fare una maglia bassa, vedete qua sul ventaglietto, sulla prima maglia. 1 2 3 4 e 5, chiudiamo, solito, una catenella. Ora andiamo a fare la maglia bassa qui al centro, vedete, dell'archetto. Di nuovo 4 5, chiudiamo, catenella. Ora andiamo a fare la maglia bassa qui sull'ultima maglia alta del ventaglio. Di nuovo 1 2 3 4 5, chiudiamo, catenella, e qui siamo sulle 5 catenelle, quindi andiamo a fare la maglia bassa sulla terza. Di nuovo 1 2 3 4 e 5, chiudiamo la catenella, andiamo a fare la maglia bassa qui sulla prima maglia del ventaglietto. 1 2 3 4 5, chiudiamo, una catenella. Ora andiamo nell'arco del ventaglio a fare la maglia bassa. 1 2 3 4 5, chiudiamo nella seconda, una catenella. Ora andiamo a fare la maglia bassa qui sull'ultima maglia alta del ventaglietto. 1 2 3 4 5, di nuovo chiudiamo, catenella e maglia bassa qui, vedete, qui ci sono le 5 catenelle sulla terza catenella. 1 2 3 4 5, chiudiamo, catenella, e siamo già sull'angolo, sul motivo di angolo. Quindi andiamo sulla prima maglia alta dell'angolo di questo pezzo e facciamo la maglia bassa. 1 2 3, abbiamo quasi finito, 5, chiudiamo, catenella, saltiamo 2 maglie di base, nella terza maglia bassa. 1 2 3 4 e 5, chiudiamo di nuovo nella seconda, catenella, saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa. 1 2 3 4 e 5, chiudiamo, catenella, saltiamo 2 maglie, 1 e 2 nella terza maglia bassa. 1 2 3 4 e 5, chiudiamo nella seconda, catenella, saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2 e nella terza maglia bassa. Ultimo pezzettino, facciamo la nostra solita lavorazione. 2 3 4 e 5, chiudiamo nella seconda con la maglia bassa, una catenella.
Ora saltiamo 1, 2, 3, andiamo in questo archettino e chiudiamo con la maglia bassa. Da qui cosa andiamo a fare? Ci uniamo con la maglia bassa che abbiamo fatto nell'altro arco, qui direttamente ci andiamo a unire in questo modo e chiudiamo con una mezza maglia bassa e abbiamo finito anche questa manica. Quindi tagliamo il filo e fermiamo le codine. Ed ecco finito il nostro top con le sue belle rifiniture e vedrete com'è bello anche con l'accostamento con la sua stola, ne esce veramente un completo molto romantico e fiabesco. Per questo che ho chiamato questo lavoro, questo tutorial incantesimo, anche perché siamo vicino ad Halloween, il colorino violettino così. Insomma, io spero che vi sia piaciuto. Ho tanti tutorial da finire. Se volete sostenere un po' il mio canale, basta cliccare su iscriviti e sulla campanella, su tutti. Se vi piacciono i miei lavori, non ve ne perderete neanche uno, perché cliccando sulla campanella vi arriverà la notifica al momento delle pubblicazioni di tutti i miei nuovi video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e non so che giorno verrà pubblicato questo tutorial, comunque penso vicino alla fine di ottobre, e quindi buon Halloween a tutti e fate questo bel completino perché è veramente finito, è veramente bello, abbinabile, come ho fatto vedere io nelle foto, degli accessori, può diventare veramente un capo molto elegante da cerimonia e per le occasioni speciali. Ciao ragazze, alla prossima, grazie.